Ma in realtà come si metabolizza un tradimento? Domanda da $1.000.000 proprio, perché metabolizzare un tradimento non è facile. Ci sono in campo tantissime componenti, quella della perdita di fiducia, sia nell'altro, nel mondo, ma anche in te stesso, tante insicurezze. Quindi metabolizzare un tradimento è molto difficile. Però secondo me il tradimento va proprio eliminato, va decostruito completamente e ricostruito. In una relazione di 3, 4, 5, 10, 30 anni è normale avere attrazione per un'altra persona e in 40 anni di relazione mettere in conto che potrebbe esserci un tradimento, deve esserci, perché potrebbe succedere. Stare tanti anni con una persona non è facile mantenere Certo, in up sempre la relazione, quindi qualche momento in cui di sì, debolezza, magari momenti di... sì, perché poi si tradisce per tanti motivi, però il motivo è sempre uno, il non sentirsi visto dall'altro. E quindi io voglio essere visto, tutti noi vogliamo essere visti. Certo. E quindi quando non lo siamo andiamo magari a ricercarlo altrove, perché poi uno dice vabbè mi è capitato, ma non è che capita ovviamente, perché comunque tu in quel momento ti sei messo nella condizione di farlo capitare. I love you like la 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 la. I love you like la 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 la. Era la quarta sessuologa che sentivamo per un'intervista. Era da settembre 2023 che non riuscivamo a intervistare una sessuologa, perché tutte, poco tempo prima, ci avevano dato un palo clamoroso. L'ultima chance con Alice è andata benissimo. Se pensate però che abbiamo parlato solo di sesso, non è così, mi dispiace. Con Alice abbiamo voluto argomentare e trattare due temi che al giorno d'oggi secondo noi sono importantissimi. Il sesso, ok, ma solo visto come performance, e il tradimento. Abbiamo passato con lei tanto tempo, oltre che durante l'intervista, ovviamente anche prima, che ci ha portato la colazione, è stata super carina, e anche dopo, perché siamo andati a mangiare a pranzo insieme, poi siamo stati a fare due passi dopo per Roma. E Alice, fra le chiacchiere di una colazione, un pranzo e un'intervista, ci ha aperto un po' gli occhi su quella che è l'importanza della sessualità e di tutta la branca di cui si occupa lei, e a capire delle questioni personali che magari senza il suo aiuto non saremmo riusciti a vedere al 100%. Allora, il sesso è importante all'interno di una relazione, però quanto influisce sull'amore e all'interno appunto di una coppia? Allora, si dice che quando il sesso va bene conta 20, quando il sesso va male conta 80, perché quando c'è una problematicità sessuale all'interno della coppia, poi anche tutto il resto ha delle conseguenze negative. Quando il sesso non funziona nella coppia, poi anche l'ambito relazionale un po' va a scemare, però è anche un po' un cane che si morde la coda, perché il problema sessuale tendenzialmente viene proprio quando ce n'è un relazionale, che quindi scaturisce il sintomo sessuale, la difficoltà ad approcciarsi, eccetera. In generale, quanto pesa? Dipende dalla persona. Ci sono coppie che stanno bene avendo una sessualità, insomma, minima, altre che ne hanno un bisogno più grande. Quindi questa cosa dipende molto. È molto personale come cosa. Molto, sì. Anche perché poi spesso ci sono coppie in cui una persona magari ha bisogno di avere rapporti sessuali ogni giorno, alcuni magari anche una volta al mese, quindi si crea un'incompatibilità da questo punto di Ok. vista. E cosa si può fare per accrescere o migliorare l'intimità all'interno di una coppia? Allora, tantissime cose, però la cosa più importante, che è sempre centrale, è una: la comunicazione. Bisogna parlarne di sesso in coppia, Ok. sempre. Quello che ti piace, quello che non ti piace, quanto hai voglia, anche stimolare le fantasie. Ognuno ha delle fantasie sessuali che magari tiene nel Sì, cassetto sì, sì, perché, certo. oddio no, è sbagliato, come può piacermi questa cosa, sono strano, sono malato. A me spesso vengono in seduta, per esempio mi dicono a me piace essere magari sottomesso, ma sono malato? No, insomma è una fantasia sessuale, va Ok. bene. Poi ovviamente se fai del male a te stesso, a qualcun altro e provi un grande disagio, allora è necessario lavorarci e vedere magari cosa c'è dietro, però se è una parte della tua sessualità, ma qual è il problema? Anzi, essendo poi una cosa molto spontanea, Mhm. qual è il No, no, problema? certo. E quindi secondo te
parlare in una coppia anche di quello quello che ci piace, ma anche quello che non ci piace fare, anche magari a livello un po' più non generale, magari anche a livello un po' più appunto dettagliato, un po' più spinto, può essere una cosa che può accrescere e migliorare l'intimità di una coppia e creare quindi un rapporto ancora più solido e confidenziale, diciamo. Assolutamente, esatto, hai detto bene, sia quello che ti piace anche quello che non ti piace, perché magari Ok. non ci piacciono determinate pratiche, eccetera, però il partner magari ha la concezione che quello è bello, quindi lo fa, però in quel momento magari io non mi eccito, non sto tranquilla Ok. e si creano insomma dei problemi. E parlando sempre a livello sessuale, il sesso orale nella coppia quanto conta e che, come dire, ha un ruolo secondo te di un'importanza rilevante all'interno della relazione e del sesso in generale? Allora dipende anche qui dalla coppia. Se ti piace, allora sì, altrimenti si può anche non fare, però tendenzialmente il sesso orale è qualcosa anche che crea molta intimità, quindi è sempre un plus, però ad alcune persone non piace. Poche, faccio fatica a volte a credere, però comunque esistono alcune persone Ok. che magari sono molto sensibili, alcune donne, e quindi una stimolazione così diretta magari è troppo, quindi preferiscono di no, però anche qui parlarne. Magari per alcuni è Ok. importantissimo il sesso orale, però il partner non lo fa. E quindi là ovviamente non bisogna obbligare, però parlarne, cosa ti dà fastidio, cosa... Ok. Il fatto che sia un uomo o una donna non voglia praticare del sesso orale, ehm, sicuramente, cioè, dal mio punto di vista può incidere nell'immagine generale della persona. Cioè io ho quest'idea, anche confrontandomi magari con degli amici, no? Posso essere diretto, tanto Devi penso, essere tanto poi si diretto. taglia, no, no, magari che ne so, uno esce, insomma, sta con una città o ma non fa i pompini, cioè nel senso sembra quasi è perfetta ma, cioè Ok, sembra quasi una è un cosa che 10, ma... c'è tipo un calo, un picco in giù che... Quest'abito della sessualità effettivamente è importante, per alcuni è cruciale anche per raggiungere un orgasmo. Alcune donne non hanno orgasmi magari con la penetrazione, quindi hanno bisogno di una stimolazione Ok. esterna. Quindi se il partner non fa sesso orale può essere un problema. C'è una cosa di cui non si parla tanto, perché effettivamente è un tema delicato, che è quello dell'igiene. Alcune persone non hanno un buon igiene, quindi è normale che io poi non ho desiderio e Ok. voglia di... Poi c'è anche un altro concetto, per Sì. esempio, legato al fatto che si pensa che fare sesso orale magari al ragazzo è un atto un po' di sottomissione, una cosa un po' No, no, sporca. ripete, non ho capito. Il fare sesso orale al partner Ok, munito di pene è un atto di sottomissione, quindi non ok. si fa, o comunque qualcosa di troppo sporco, una cosa Sì, 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 no, sì. non lo faccio. Quindi anche un po' ristabilire la concezione di sessualità, che non c'è una cosa più sporca, meno sporca. Poi se non ti va, non ti piace, va bene. Vabbè, certo. Poi lì, certo, ci puoi fare poco. E a livello, diciamo, prettamente fisico e medico, diciamo, come influisce il sesso sulla salute di un essere umano? Allora, su più livelli in realtà. Ok, A livello ormonale, perché c'è comunque un dispendio di ossitocina, dopamina, serotonina, che sono tutti quegli ormoni del benessere, quindi quelli che ti fanno ricercare il piacere, che ti fanno sentire appagato. Quindi a livello d'umore, generalmente avere un rapporto sessuale dà questa botta di vita. Poi anche a livello più cardiovascolare, insomma, tutte queste cose che sono importanti. Poi però a livello di coppia, che è un'altra cosa ovviamente che ci interessa, crei molta intimità nella sessualità, unendosi in questo modo, e quindi dà anche un plus alla coppia. no, perché allora, tipo, a volte ci sono magari più sulle ragazze questa cosa, no? Che c'è questa paranoia nel concedersi prima o concedersi dopo, magari, perché se no poi va via, se no poi, vabbè, quando si è fatto poi sparisce, ha avuto quello che voleva. Cioè, volevo capire un attimo di più appunto questa concezione, questa idea, se poi è una cosa che realmente incide nell'idea della persona, del maschio più che altro, che dopo che si è fatto la scopata se ne lava le mani.
Allora, hai aperto un argomento vastissimo. Ecco, Benissimo. come prima cosa, proprio la parola che hai tu utilizzato, concedersi. Come se la donna si debba concedere all'uomo che gli fa un favore. Ma il sesso è bello pure per te. Come mai la vedi come, gli faccio un bel favore? Già, concedersi è una parola molto forte. Cioè, io pensavo di aver usato una parola carina, nel senso, cioè, Esatto. non... no, non è vero. No, pensavo di aver usato una parola non offendente, non so come dire. No, ma non è una parola offensiva, però a volte con l'eloquio ci spieghiamo tante cose, tanti concetti della società, che Ok. sarebbe pure importante un po' ristrutturare la sessualità, che si pensa che appunto la classica cosa, che se una donna va con tanti uomini è un po' una Sì, baldracca, un quello sono uomo... d'accordo. E questo è parente di questo discorso del concedersi, come un po' se gli faccio un favore, è una cosa bella per lui. Invece è importante proprio per le donne riappropriarsi della bellezza della sessualità, del piacere, che spesso ci se ne dimentica. E poi ecco un altro concetto legato al fatto che il ragazzo se gliela do subito poi mi lascia. Ma se quello non è un ragazzo serio, ma ti lascia pure se gliela dai dopo 3 settimane invece che una, secondo me non è Sì, sono d'accordo. un indice per la serietà di una persona, Sono perché se una d'accordo. persona non è seria, a prescindere. Anzi, cioè, alla fine se avete un rapporto sessuale si capisce anche se c'è quel tipo anche di intimità e vedere se lui è uno serio oppure no. Sì. No, sono d'accordo, però è una domanda che mi è venuta spontanea perché ho, diciamo, delle amiche con cui ho parlato di questa cosa e è venuto fuori questo un po' questa paranoia, no? Del dire che niente, volevo approfondire questa cosa. E ok, qui ieri c'è stato un po' da disquisire. Vi siete menati, che succede? No, da disquisire nel senso che io la penso in una maniera, dai, io la penso in una maniera, magari Giulio in un'altra, Flavio in un'altra. L'inserimento dei sex toys in un rapporto sessuale va a incidere nell'intimità della coppia, anche Allora, nel come si sente una persona nel farlo o meno con queste cose. anche questo dipende. Io inizierò ogni domanda con dipende, Dipende. perché poi ogni coppia è diversa. Vabbè, certo, si parla di persone, quindi... Quindi non posso dire è sempre così, però se una persona ha desiderio di provare un sex toys, per quindi dare un po' di diversità al rapporto sessuale, anche stimolazioni diverse, ha voglia si aumenta l'intimità, aumenti il piacere. Magari per alcune donne che hanno difficoltà nel raggiungere l'orgasmo, avere un sex toys durante il rapporto è meraviglioso perché gli consente appunto di raggiungerlo questo orgasmo. Quindi tendenzialmente, secondo me, è una cosa super positiva. Però alcuni uomini un po' hanno la concezione che, oddio, quindi io non ti basto. Questa è una cosa che mi viene riportata spesso. Io sono così, per esempio. Cioè, io mi sento, non ti dico mi sento di troppo, però io cazzo, ci sono io. Cioè, avere anche altra roba sembra quasi che non sia abbastanza. Io ho un po' quest'idea, no? È come però una cosa, un plus, un benefit in Ok, più, sì. una cosa di lusso in più. Cioè tu puoi vivere con una casa, un letto e una cucina, però se c'hai il televisore, se hai Sì, l'aria ok. condizionata, stiamo più comodi. Quindi è anche legato un po' all'insicurezza magari. Ci può stare. Però insicurezza di che tipo, secondo te? Del fatto che quindi non ti basto, quindi appunto... Sì, però da che cioè a cosa è legata questa insicurezza? Non lo so, potrebbe essere legata al fatto che solo tu devi dare piacere alla tua donna, Ok. perché se qualcun altro gliela dà, in questo caso un sex toy, io valgo un po' di meno, Ok. solo io posso dartelo. Non lo so, Ok. se può risuonare in qualche Sì, modo. sì, ci può stare. Poi sai, io non mi ci soffermo mai sul perché mi succede magari una cosa del Ci genere, sta. però nel senso può essere una buona risposta anche per me, nel senso ho fatto una domanda approfondita apposta perché... Certo, ci sta, però è anche vero che se tu non ti ci senti comodo col sex Sì. toys, non ti devi obbligare in questo, ovviamente. No, però se magari, che ne so, la mia fidanzata mi dice guarda, a me farebbe piacere provare una cosa del genere, mi sembra anche brutto dirgli di no perché comunque è una cosa che sembra quasi di privare qualcosa a lei, no? Ok? Perché dico, cazzo, però mi dice ha piacere a fare una cosa del genere, magari a parti inverse lo farebbe o farebbe questo sacrificio, tra virgolette,
per dare piacere a me, perché non lo devo fare con lei? Ok, però poi tu come ti ci sentiresti nell'atto se c'è un sex toys che tu non vedi bene? Allora, non avendolo mai fatto con dei sex toys, ti direi che non so realmente come mi Certo. sento, è solo un'idea, no? Mhm. Poi magari lo fa 1 o 2 volte e ti dico, cazzo, cioè, svolta incredibile. Ho scoperta. Però, sì, capito? Però a ora idealizzandomelo ti direi no, però perché no se magari la persona con cui stai te lo chiede o se ne parla e magari è un modo per confutare un'ipotesi che ti sei fatto. Certo, però anche qui la comunicazione, Sì, perché appunto mi pare brutto dirle di no, però se poi tu stai a disagio, quel disagio tuo è importante e anche quello ok. potrebbe essere comunicato. Guarda, quest'idea è bella effettivamente, però io mi potrei sentire un po' a disagio, quindi ora non me la sento. Per te, perché per te è così importante? Magari parlandone ti senti pure più tranquillo, anche dicendo ok, magari proviamo, però se mi sento a disagio possiamo smettere. Ok. E lei sicura, cioè insomma, sei una persona comunque empatica con cui stai, immagino ti dica, figurati, quando non te la senti Sì, ci certo. fermiamo. È venuta una domanda in più. Allora, io non so perché, non me lo chiedere, però io quando apri Instagram, visto vai su, che ne so, vuoi cercare una persona Mhm. e c'hai tutta quella carrellata di contenuti che chiamano Esplora, non so, insomma. Ma io odio queste cose perché non le cerco e mi appaiono sempre. Queste qui che lavorano o su OnlyFans o su non so, su questi siti sono delle sex worker, Sì. va bene? Secondo te è diciamo, vendere il proprio corpo e le proprie prestazioni su dei social media, non so, OnlyFans può essere considerato un social media, non lo so, Sì, eh, dai. è una cosa che va a strumentalizzare il sesso o è, cioè, non so darti un'alternativa, cioè, o è altro? Allora, diciamo che non serviva OnlyFans per strumentalizzare il O, sesso. insomma, Alla fare, fine, se ci ok, pensi, è il lavoro più vecchio del mondo. Prima sì. c'era la pornografia, i telefoni azzurri, no, azzurri, Lo sento. quelli rosa, quelli che Ok, chiamavi, sì, no? sì, sì. Ti stai toccando i piedi, queste cose qui. E questa è semplicemente un'evoluzione, come sono evolute tante cose, come la televisione che si sposta sui social, anche quello. Secondo me invece è una cosa positiva, nel senso se tu vuoi lavorare con il tuo corpo, che ti senti comoda in questo, perché alla fine se ci pensi tutti noi vendiamo una parte, Sì, sì, sì. anche io vendo un'ora del mio tempo con una persona che Sì, mi sì, sta sì. pagando, quindi anche tutti i lavori. Se quella persona non dà un grande, non valore, però si sente comoda nel utilizzare il proprio corpo, la propria sessualità, la propria bellezza, eccetera, per farne un lavoro, non c'è niente di male. Anzi, l'OnlyFans ti protegge, perché comunque c'è uno schermo, tu decidi un pochino le Sì, sì, persone con sì. cui parlare un po' di più, dove fermarti. Quindi, insomma, rispetto magari a stare in strada che è pericoloso, che c'è uno sfruttamento della mafia, eccetera, insomma, può essere... Ok. Ti vedo confuso. No, 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 Tu che no, ne pensi? stavo ragionando. Cioè, stavo pensando a quello che mi stavi dicendo. È una cosa mia, ho questi momenti di assenza, è No, è normale. importante pensare, È normale, è assolutamente. normale. No, ci sto lavorando, nel senso che tutte le volte magari se a fare un'intervista, cioè, io devo pensare a... Non mi devo muovere troppo, non devo alzare la voce, devo Certo. ascoltare te, devo pensare alla domanda Difficile un successiva. lavoro. No, sto cercando di metabolizzare quello che mi hai detto per capire, diciamo, il tuo pensiero. Ecco. No, sono d'accordo con te, però cioè, a me un po' scoccia entrare su Instagram, che è una cosa, per quanto mi riguarda, di svago, e cioè, arrivano questi video, cioè, che palle, dico. Che Cioè, video ti... no, ma che ne so, ora io i nomi non me li ricordo nemmeno, non mi interessano, però video di donne, uomini o insieme oppure che fanno delle provocazioni a livello social, perché ovviamente poi, che ne so, l'uomo medio italiano pigia sul profilo, c'è il link in bio, Ok, capito? sì. E da lì poi crei ovviamente la vendita, diciamo, dell'abbonamento di OnlyFans o di altro. Però sono contenuti che cioè a me non mi danno niente e che dopo un po' mi scocciano anche, no?
Che ho detto, ora gli chiedo se secondo lei, siccome è una cosa molto chiacchierata questa cosa di OnlyFans, soprattutto perché c'è qualcuna che spara delle cifre, qualcuna ci posso credere, qualcuna dice no, io guadagno, tipo la Zanzara la segui? Sì, Tipo qualcosa. di Cruciani, no? Mhm. E ci va il brasiliano, che è questo Madonna. di Roma, che ha fatto, aspetta, raga. che ha fatto questo video su OnlyFans con questa Michelle Comey, questa è Ah, l'unica sì, sì, che mi la- ricordo perché. E lei, no, sì, se ne parlava anche ieri, ti dice di guadagnare 15.000 euro al mese da OnlyFans e sbeffeggiava che magari ne guadagna 1.200 avendo un lavoro, diciamo, nella norma. Tipo, non so come si fa a vivere con meno di 10.000 euro al mese, cioè che cazzo sei? Però, nel senso, cioè, capite, è cioè, questo è quello che ti dicevo, che secondo me è uno strumentalizzare cioè usare il proprio corpo per una semplice, per del denaro, che poi, come hai detto te, è il lavoro più vecchio del mondo, ti tutela magari anche OnlyFans, però cioè, avere sempre alla portata di mano tutti questi contenuti, secondo me una persona si può anche idealizzare con la propria fidanzata, è singolo, quindi con la prossima fidanzata o persona con cui fa sesso, un rapporto che poi in realtà lo delude, perché magari mentalmente se l'era immaginato con una donna che chissà che cosa faceva e poi in realtà è un'altra cosa. Cioè, Ok, non so se... però alla fine se ci pensi la pornografia è sempre esistita, Sì. quindi magari, allora il problema è proprio vedere la pornografia come educazione sessuale, imparare il sesso dal porno. Mhm. Questo è una cosa sbagliata perché il porno è una messa in scena, le ragazze su OnlyFans fanno delle messe in scena, non è Sì, la sì, sessualità certo. vera, per quanto possono essere magari più casalinghi. Quindi l'errore però non è delle sex worker, per esempio questa Michelle, lei è un personaggio, quindi Sì. dire che ci fa la gente con 1.200 è un modo per risuonare di più, Sì, perché lei più è certo, famosa, ovvio. più la gente la conosce e quindi magari le paga il servizio. Certo. Quindi sì. Però se te vai su, che ne so, su Pornhub, Mhm. te ci devi andare, devi cercare e ci devi andare. Così io apro Instagram, ce l'ho a portata di mano, capito? Cioè ti vengono buttati lì tanti contenuti di questo tipo o simili che secondo me ti fanno idealizzare il sesso o un rapporto sessuale in una maniera che cioè, te lo pompano tanto e poi magari quando ti ci ritrovi sei un po' frustrato, deluso dal fatto che magari non è come te l'aspettavi, cioè secondo me inconsciamente ti influenzano queste cose. So, Potrebbe quest'idea. influenzarti un pochino, questo è vero, però sta a noi avere quello sguardo critico e dire ok, questa sta lavorando, questa sta facendo una messa in Quello scena, forse è il come problema. quando andiamo al cinema e vediamo, non so, Brad Pitt, Sì, bellissimo, sì, che sì, fa sì. tutte cose, è chiaro che è un film, sappiamo che la vita vera non è così. Allora ci dobbiamo porre con quest'occhio anche su questo altro Forse è ambito. questo il bandolo, diciamo, della matassa, no? Che molto spesso vediamo le persone e non come personaggi, probabilmente. Questa distinzione è importantissima sui social, tantissimo, perché chiaramente tutti ci vanno a vedere queste vite bellissime, patinate, e ti senti super in difetto, tipo ma com'è possibile sì, che sì, ho esatto. 21 anni e non guadagno 15.000 euro al mese, che non investo in borsa, oddio, non vivo a Dubai, quindi ti creano tutta una serie di frustrazioni che però loro ci marciano perché su queste tue frustrazioni ci guadagnano e tu invece resti frustrato. Quello è vero, un ragionamento interessante, mi ha insegnato qualcosa, quindi complimenti. Allora, non aver voglia di fare sesso in una coppia, secondo te è una red flag, un allarme, oppure può essere considerata come una cosa normale anche? Normalissima, anzi, direi, Ok. normalissima. Comunque siamo delle persone e non delle macchine, quindi è normale non essere sempre a palla a fare sesso, perché comunque il desiderio sessuale è influenzato da tantissime cose, non solo dall'attrazione per l'altro, Mhm. ma dallo stress, dalla stanchezza, da sicuramente anche gli anni di relazione, da come stai in quel momento, dall'assetto ormonale, se noi donne abbiamo le mestruazioni o meno, da tantissimi fattori. Quindi è normale che se qualcuno oscilla, il desiderio sessuale diminuisce. Poi però se c'è un calo drastico e cronico, allora lì magari c'è qualcosa su cui lavorare. Ok. Però mediamente è una cosa normalissima.
Due domande sulle paranoie. Allora, la prima è che noi maschi, no, spesso ci sta questa paranoia della durata, della lunghezza, cioè, della lunghezza nel senso di quanto è grosso o meno, Certo. ma in realtà sono cose che a voi donne importano o sono cose che cioè, importano solo a noi? Allora, non mi sento magari di parlare per tutte le donne del mondo, Ok, ovviamente, però posso parlare dal punto di vista più scientifico. ok, E possiamo dire che i primi 7 centimetri della vagina sono quelli più sensibili. ok, Quindi comunque, oltre quelli, cioè sì, va bene, però insomma, a livello proprio di piacere effettivo non cambia tanto. Poi ovviamente magari è una cosa mentale, eccetera. Però è più, appunto, come hai detto tu, una paranoia che si fanno le persone munite di pene piuttosto che alle persone che ne usufruiscono, perché è molto legato al potere, alla virilità. Io ho molti pazienti, magari giovani, che mi presentano molto forte questo complesso, anche se hanno misure nella media o anche superiori, proprio, mi dicono che hanno proprio una dispercezione durante l'atto, in cui si vedono il pene molto più piccolo di quanto è e si sentono a disagio, e quindi poi chiaramente comprometti tutto il rapporto. Soprattutto nei giovani l'ho notato. Io sto a parlare come se fossi tipo tua nonna, però vabbè, nel sì, sì, ho senso capito. rispetto a quelli più adulti, sì. Perché? Invece voi donne che paranoie vi fate a livello sessuale? Allora, In un pre-rapporto, dico. sai, la questione performance invece femminile è più legata al corpo, ovvero al sembrare belle anche durante il rapporto sessuale. Quindi la pancia, il rotolo, anche a livello acustico, devo fare dei Ok, suoni, quindi su questo c'è una grande attenzione, che però anche qui poi ti distoglie dal piacere che provi, perché comunque il sesso deve essere un po' egoistico, cioè tu devi pensare a te stesso. Invece se pensi a come stai, se sono bella, eccetera, è difficile. E quindi statisticamente, mediamente io ho notato più questo tipo di difficoltà nelle donne. ok. Quindi è molto più legato proprio al corpo in sé Mhm. rispetto a magari altre cose. Il sesso è spesso visto come sola performance, no? Mhm. E questo può creare ansie e paranoie. Ma come secondo te dovrebbe essere invece visto e affrontato un atto sessuale? Allora, è verissima questa cosa che stai dicendo, c'è tantissima ansia da prestazione nelle persone in generale. Una cosa che suggerisco sempre è quello di vedere la sessualità non come penetrazione, perché si pensa proprio che, ok, abbiamo fatto i preliminari, adesso facciamo sesso, ma in realtà la sessualità è tutto quel momento, dal primo sguardo alla sigaretta after sex, è tutta sessualità, non si deve vedere come netta divisione tra sesso orale e sesso penetrativo. Perché se io penso che il sesso sia solo quello penetrativo, allora là diventa adesso è lo show, adesso è la cosa importante. Ho ansia, l'ansia ovviamente è distante dal desiderio, dalla tranquillità e quindi anche dall'eccitazione e all'irrigidimento del pene. E quindi, insomma, Ok. provoca un calo poi della performance. E a livello invece femminile, eh, oltre le paranoie che si è detto Mhm. prima, no? Quali sono i pensieri? Scusate, sti cazzo di moscerini. Non so se dalle piante è nato qualcosa. Oh, ma so... Oh, no. C'è uno Scusa. sciame. Ma lo stai vedendo? Sì, qualche volta Così. mi passano anche a me. Infatti, vabbè. No, no, dicevo, a livello, sempre su questo argomento qui, a livello invece femminile, quali sono i pensieri che una donna può avere, magari prima di un rapporto o anche durante? Sempre molto legato alla sarò abbastanza brava, saprò fare questa cosa, quindi questo senso di Tipo cosa si aspetta lui da me? bravissimo, le aspettative tantissimo, perché si pensa che dobbiamo essere, nasciamo imparati, quindi dobbiamo nascere bravissimi nella sessualità al fare tutto, ma in realtà anche questo proprio si impara con il partner, perché poi a ognuno piacciono cose diverse, Certo, quindi ogni prima volta in realtà ogni rapporto con una nuova persona un po' si azzera, eh sì, perché poi si impara insieme. Anche qui la certo, comunicazione è importante per capire, ok, cosa ti piace sia a livello verbale che non verbale, però per comprendere. E poi comunque anche se non sai fare qualcosa a livello sessuale, si impara, ma poi non c'è niente di male, dobbiamo essere perfetti. ok, ok.
E domanda a bruciapelo, togliendosi dall'argomento, per te cosa significa amare? Questa è una domanda molto complessa e non credo ci sia una risposta univoca. Per me, quando penso alla parola amare, penso sempre alla parola cura, del Ok. prendersi cura dell'altro, però non dimenticandosi della propria cura, perché nell'amore dell'altro, secondo me, deve esserci anche sempre l'amore per te stesso, altrimenti quell'amore non diventa qualcosa legato al desiderio, ma un bisogno, il bisogno di fare tutto per l'altro, di dargli tutto. Invece è importante bilanciare le due cose, quindi per amare l'altro devo amare anche me stesso. Condivido appieno quello che hai detto, nel senso che è molto importante non trascurare la persona che si è, che altrimenti poi è anche continuare a avere una propria identità e non avere un'identità unica, nel senso averla ma avere due identità distinte che poi ne creano una insieme in una Totale, coppia. bravo, perché poi nella coppia si è in tre, cioè nel senso si è tu, l'altra persona e il noi. Un gesto invece che, il gesto più bello che ti è rimasto più impresso che un ragazzo ha mai fatto per te, o un gesto appunto che ti ha veramente fatto battere il cuore? Allora, la cosa che a me fa battere il cuore sono sempre le attenzioni pensate. Ok. Quindi tutte quelle attenzioni legate al fatto che magari tu mi hai ascoltato, ti sei ricordato magari quella cosa, quel dettaglio, e poi l'hai riproposto. Quindi, non lo so, mi viene da pensare, ecco, il mio ragazzo, che magari sapeva che io avevo il sogno di andare in un determinato luogo e poi magari regalarmi quel viaggio. Si diceva sì del fatto che un ragazzo che si ricorda quella cosa e poi la rimette, la ripropone, la rimette in atto, Sì, è un gesto che ti... sì, appunto, una volta avevo il Covid, anzi no, ero in quarantena e quindi dovevo stare a casa. E quindi il mio ragazzo, che era ancora quello attuale, mi ha portato la mia cosa preferita del mondo, ovvero i cannoli siciliani. E quella cosa a me mi ha fatto impazzire perché si è andato a ricordare appunto questa mia passione, è arrivato, me li ha portati, e è stato un bel gesto. Quindi queste cose Mi piace il fatto che colleghi qualcosa di bello a qualcosa di mangiare, è una cosa che mi piace Gli molto. italiani. Parliamo un po' di sesso e relazioni a distanza. Ok. Secondo te, io non sono uno che crede molto nelle relazioni a distanza. Cioè io penso che poi posso cambiare, nel senso posso cambiare punto di vista, però credo che una relazione debba essere vissuta. Poi certo, uno per lavoro, per altro, può vivere una relazione a distanza, però ci vedo tanti limiti che magari alla mia persona, per la mia persona contano molto, cioè avere la presenza di una persona accanto. Però riconosco anche il fatto che ci sono tantissime relazioni a distanza che esistono, no? Però non riesco a immedesimarmi in una di queste. Cioè, secondo te qual è il segreto, il modo giusto per far funzionare una relazione del genere? Allora, effettivamente le relazioni a distanza non sono per tutti, perché comunque la distanza, anche se adesso con i telefoni, computer, videochiamate si sono accorciate le distanze, però comunque è molto impegnativa. Quindi come prima cosa te la devi sentire, perché non è per tutti. Nel caso in cui te la senti e dici ok, facciamolo, ci sono tante accortezze. Scegliere magari quei momenti in cui sentirvi, come creare un po' una routine in questo, che crea vicinanza, perché sai che magari in quel momento, che è il nostro momento, è un modo per creare un po' di intimità. Poi anche scegliere il mezzo. Per esempio io odio le telefonate, cioè se tu mi chiami e non ti rispondo, non mi piacciono, preferisco la videochiamata a quel punto. Quindi anche accordarsi su qual è il metodo comunicativo migliore, scegliere anche ogni quanto vedersi, perché magari si è a distanza, però non so, una volta al mese ci si riesce a vedere, se stiamo in due parti del mondo opposte, magari ogni 6, però già magari programmare il momento in cui ci si vede, così si vive anche in funzione un po' di questo. Per quanto riguarda la sessualità è complesso, però c'è il sexting, che
fatto in certi modi può comunque dare molte soddisfazioni alla coppia. Ok. È una cosa che può, diciamo, non lo so, a me non mi crea imbarazzo, però magari qualcuno può creare imbarazzo in generale, al di là delle relazioni a distanza, questa cosa del sexting. Beh, sì, ci sta, ci devi sentire, perché è complesso, non è per tutti. Però io consiglio sempre di sperimentare, Sì, è perché giusto, magari quello detto sì. così dici, ma che è io, no? Te devo vedere, devo toccare. Però prova e potrebbe funzionare. È giusto, cioè, la penso come te, cioè, è una cosa che secondo me è molto più, cioè, molto intima e cioè, secondo me accresce un po' l'intimità della coppia, Sì, la confidenza nel capire perché anche altre lavori cose. tante di fantasia, quello che vorresti, Sì, sì, l'immaginazione, quindi sì, è... esatto, quindi sì, la penso come te. E Flavio, fai la domanda? Ok, questo è un mito da sfatare, perché io ho avuto pazienti dai più giovani 18 anni il più anziano ne aveva 74, quindi insomma, Non ci immagineremo mai. esatto, sicuramente la sessualità cambia con l'aumentare dell'età, perché proprio a livello fisico, se prima potevi fare le capriole, dopo un po' insomma ci sono dei limiti. La sessualità cambia, ma può essere presente se si ha desiderio di continuarla, perché no? Anzi, più si va avanti, più i piaceri della vita comunque diminuiscono per forza di cose magari, quindi perché precludersi questo? Quindi sappiatelo, i vostri genitori probabilmente fanno ancora sesso. So che non volevate saperlo, ma... Io una volta Però l'ho la anche me... beccati. Trauma della visione della scena primaria. No, aperto, proprio la porta mi è rimasta a mano. Ho detto, "Tum". Come stai? Benissimo. Ok. Trauma No, superato. avevo, penso 15 anni, 16 anni. Ok, beh, ci sta. Cioè, io in realtà facevo quel tifo per loro, nel senso speravo che scopassero. Ah, ok, carino, No, vedi? nel senso, dai. Fatemi un fratello. Purtroppo è già tanto che sono venuto io perché mio padre è sterile, però insomma... Ah, ok. Mm. Però insomma, poi nel senso, un capolavoro se ne fa uno, nel senso basta. Umiltà, bambino. Certo, io sono sempre così. Invece no, legato alla media, io ho molto giovani ragazzi, appunto dai 20 ai 30 anni, quelli più concentrati, poi nelle altre fasce anche, però se dovessi dire una media, comunque giovani. Comunque io sono giovane, quindi è comprensibile che una persona con un'età più bassa si senta più a suo agio a parlare con me rispetto magari a un Infatti adulto. anche io pensavo che avessi, cioè sicuramente hai più clienti su quella fascia lì. Sì. E tipo le problematiche maggiori, più donne o più uomini? Io ho un po' più uomini. E Sì. le problematiche maggiori che ti presentano quali sono? Allora, al primo posto in assoluto disfunzione erettile. Ok. Uomini che hanno questa problematica vengono e mi dicono curami. Proprio così, la richiesta è questa, però è molto più complesso di così, certo. perché dietro c'è il mondo, il sintomo sessuale è sempre la punta dell'iceberg, che sottende tanta roba sulla quale lavorare e poi di conseguenza il sintomo rientrerà. Poi magari ecco, tradimenti, persone che sono state tradite o hanno tradito e quindi vengono da me dicendo ok, ho avuto questa esperienza negativa in entrambi i casi, insomma parliamone, ho bisogno di comprendere me stesso, di passare avanti, di comprendere magari perché ho tradito, cosa è successo dentro di me, pure a rifidarmi delle persone dopo che magari sono stata tradita. Certo, difficile, non è facile. Oppure invece nel caso delle donne, molte ragazze o donne che non hanno mai avuto orgasmi o comunque hanno una difficoltà a raggiungerlo con il partner, magari da sole è ok, però con il partner è difficile, quindi insomma questo sì. Ok, no, è curiosa però come cosa. Pensavo per esempio ragionavano il problema più magari trattato è l'eiaculazione precoce. Cioè, me lo so Anche sì, immaginato anche. così, che è la cosa magari su cui noi ci fa più attenzione, appunto. Anche No? comunque, anche quello, ma il problema dell'eiaculazione precoce è che magari arrivano persone che ti dicono io soffro di eiaculazione precoce, quindi già con la diagnosi, già loro sanno quello che hanno. E poi magari, insomma, tu ovviamente vai a fondo per capire se è situazionale, Sì, generale, sì. quindi se avviene sempre in alcune situazioni. Ti racconto questo aneddoto che fa molto ridere. Vai.
Io prima facevo delle consulenze al telefono quando ero al tirocinio di Sì. primo intervento sessuologico. Ok. E mi chiama questo signore e ci dice che appunto ha eiaculazione precoce. Quindi andiamo a indagare. No, perché alla fine adesso duro circa una mezz'oretta. E in che senso precoce, signore? Con la doccia, nel senso. Io avevo già fumato. No, vabbè, prima duravo un'ora e mezza, abbondante, adesso così poco. Il problema è che prima aveva eiaculazione ritardata, però cioè, il problema è questo. A mezz'oretta è... È tantissimo rispetto alla media, anche alla soddisfazione di un rapporto. Però si ha la concezione che un rapporto deve durare tantissimo e quindi appena magari si scende un pochino di tempi si pensa che sia eiaculazione precoce. Poi vabbè, anche altre persone che effettivamente l'hanno, però per fare diagnosi di eiaculazione precoce bisogna avere questo problema nel 75% dei rapporti sessuali da almeno 6 mesi e i rapporti devono durare massimo 3 minuti. Poi ci sono delle fasce, cioè anteportam, ci sono persone magari che hanno l'orgasmo neanche entrano in vagina, o insomma nell'orifizio che preferiscono, da 1 a 2 minuti e da 2 minuti a 3 minuti. È una cosa del tutto psicologica alla fine. No, Allora, fisica, diciamo i sintomi psicologica. sessuali sono sintomi psicosomatici, perché si presentano nel corpo, però hanno una causa psicologica, di ansia da prestazione, perché comunque quando sei agitato, sei attivato, il sangue anche va da tutt'altra parte tranne che sul pene. Oppure al contrario, quando ho ansia, oddio, ho un orgasmo, allora appunto poi alla fine sì, anche perché c'è pure il concetto di teoria autoavverasi. Se io mi autoconvinco che un rapporto sessuale andrà male, allora il mio corpo, la mia mente si metterà in condizioni di... Poi è legato anche a tanti vissuti personali. A volte anche quando in realtà magari nasce da uno scompenso ormonale, quindi magari ho avuto un picco di ormone, quindi ho avuto problema di disfunzione erettile. Io mi prendo i farmaci per mettere a posto gli ormoni, tutto a posto, però il ricordo di quel rapporto che è andato male mi metterà ansia e quindi sarà probabile che io abbia... La disfunzione erettile. Esatto. E quindi bisogna anche lavorare su quello. Quindi appunto anche il concetto di vedere la sessualità a 360 gradi, non solo penetrazione, aiuta, perché ti allenta un po' la Sì. tensione. Se io so che comunque posso dare piacere al mio partner o alla mia partner anche in altri modi, non per forza con la penetrazione, già mi fa stare più tranquillo e poi magari riesco ad avere un rapporto sessuale penetrativo. Ok, interessante come cosa, perché a parte il fatto delle oculazioni precoci, non sapevo il range, no? Uno dice sì, vabbè, fa veloce, però Quanto? che vuol dire? Cioè, in che modalità avviene sta cosa? Ganzo, a livello scientifico. Però aspetta, voglio aggiungere una cosa Vai. sull'eiaculazione precoce. Non è tanto il tempo che dà la diagnosi, Sì. la cosa importante su quale andiamo a indagare noi sessuologi, ma un'altra componente, che è quella della sensazione di perdita di controllo. Ok. Perché l'eiaculazione funziona in questo modo. C'è una prima parte in cui lo sperma viene prodotto e poi c'è un'altra parte in cui viene emesso. Tu in quella parte non hai più controllo, ma in quella prima sì. Quindi poi ci si deve allenare poi con le tecniche mansionali, eccetera, stop e start, a comprendere quando si è in quella zona. È lì che tu puoi controllare e puoi migliorare poi questo aspetto. Non la sapevo questa cosa, assurdo. No, ma hai aperto un mondo, cioè. Ma certo, giustamente non si fa educazione sessuale nelle scuole, quindi tante cose Non le puoi sapere, sono non si d'accordo. fanno, certo. Ma in realtà come si metabolizza un tradimento? Domanda da $1 milione proprio, perché metabolizzare un tradimento non è facile. Ci sono in campo tantissime componenti, quella della perdita di fiducia, sia nell'altro, nel mondo, ma anche in te stesso, tante insicurezze. Quindi metabolizzare un tradimento è molto difficile. Però secondo me il tradimento va proprio eliminato, va decostruito completamente e ricostruito. In una relazione di 3, 4, 5, 10, 30 anni è normale avere attrazione per un'altra persona e
in 40 anni di relazione mettere in conto che potrebbe esserci un tradimento, deve esserci, perché potrebbe succedere. Stare tanti anni con una persona non è facile mantenere Certo. in up sempre la relazione, quindi qualche momento in cui Di sì, debolezza, magari momenti di... sì, perché poi si tradisce per tanti motivi, però il motivo è sempre uno, il non sentirsi visto dall'altro, e quindi io voglio essere visto, tutti noi vogliamo essere visti, Certo. e quindi quando non lo siamo andiamo magari a ricercarlo altrove, perché poi uno dice vabbè mi è capitato, ma non è che capita ovviamente, perché comunque tu in quel momento ti sei messo nella condizione di farlo capitare. Sì, 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 ho capito. Cioè, la penso come te. Cioè, il tradimento è alla fine lo step finale. Però non è neanche detto, perché non è per forza la fine di una relazione il tradimento, Mhm. perché dal tradimento può essere visto anche qua come un sintomo. Cosa mi sta dicendo? Che nella relazione c'è stato qualcosa che non andava. Quindi cosa possiamo fare? Perché si può superare un tradimento all'interno di una coppia solo a Ok. patto che il tradimento sia trasformativo. Spesso vengono delle coppie in cui mi portano, appunto, che magari c'è stato un tradimento e mi dicono noi vogliamo tornare come prima. E io la riformulo proprio la domanda perché dico no, perché è proprio come eravate prima che Che vi non ha portato al andava. tradimento. Quindi, se vogliamo ricostruire la coppia insieme, deve diventare qualcos'altro. Ci vengono in coppia anche. Certo, sì. E il tradimento è un topic molto quotato. Cioè, più che altro perché, tipo, per come la vedo io a livello prettamente fisico, se te vai con un altro uomo, cioè, non ti vedo più come una cosa mia. Nel senso, è un po' un discorso molto patriarcale, però non mia come oggetto, intendiamoci, mia come soltanto mia come persona. Quando sei in una relazione con una persona, si presume che quella persona abbia dei rapporti con te, cioè poi dipende, nel senso una coppia monogama, Sì. cioè il rapporto cioè, è questo, cioè, io e te. Se c'è il tradimento, poi le motivazioni possono essere migliaia, no? Che ti hanno portato a... Però io da quel momento poi fa fatica a vederti come una cosa che è unica a me, non mia, cioè, capito? Ci sta E il magari punto. non so, è una concezione che le persone fanno fatica a dire voglio aggiustare questa cosa perché te d'ora in avanti, che ho scoperto il tradimento, non sarai più unica per me perché ti sei concessa un'altra persona. Però appunto va decostruito, perché appunto anche questa concezione di possesso, anche se è un possesso appunto mentale di relazione, comunque il tradimento è la rottura di un patto. Ci siamo Certo, detti che c'era l'esclusività sessuale e tu l'hai rotto, però anche proprio questo concetto di possesso, di non possedere le persone. Ci sono moltissime persone poliamorose che dicono proprio questo, io non possiedo l'altro, quindi se l'altro ha desiderio, magari di andare con altre persone, ma chi sono io per privargliene? Se lui sente questo desiderio, il desiderio in quanto tale è spontaneo, perché glielo devo privare della libertà? Poi magari poi ci sono appunto diversi tipi di poliamore, magari quelli gerarchici in cui c'è una coppia, diciamo, primaria e poi le altre relazioni secondarie. Quindi magari poi anche lì si sceglie, magari il sesso non è tradimento, i baci sì, non voglio che a livello emotivo ti leghi a un'altra persona, però a livello sessuale puoi fare come vuoi, insomma poi ognuno sceglie nella coppia sì, sì, poliamorosa. sì. E sempre a livello sessuale è una domanda che mi sono scordato di farti. A me non capita più, però ci sono state delle volte, c'è stato un periodo in cui è capitato spesso, che dopo un rapporto sessuale, dopo aver finito, è una cosa che ho riscontrato anche nei miei coetanei, no? A volte l'uomo cioè, non vuole stare lì a fare le coccole o quello che è, cioè, ha quasi un rifiuto verso la figura della donna in quel momento, subito dopo aver finito il rapporto. Cioè, come mai? Cioè, si può spiegare questa cosa a livello... Allora, questa è una cosa abbastanza comune, almeno una volta nella vita capita a quasi tutte le persone, insomma, munite Ok, di pene, e si chiama un po' sex blues. No, Dio,
Sex blues, sì. Non so se la dobbiamo rifare. È No, proprio vai. appunto il sex blues. È proprio tutta questa sensazione di tristezza, di malinconia, di senso di vuoto dopo il sesso. È allegato a un assetto ormonale, nel senso, durante la sessualità, come ti ho detto prima, ossitocina, dopamina, serotonina stanno a palla. Dopo che hai avuto l'orgasmo c'è il Scendono. picco. E questo picco c'è chi lo percepisce molto di più. Soprattutto magari, non so, nel sesso occasionale in cui non c'è un'intimità con l'altro, magari ti ritrovi e dici, ok, ma chi sei? Sì. Prima avevo questo attaccamento perché volevo avere il rapporto, l'ho avuto, è sceso tutto. Quindi può succedere, Ok. certo. Però non è una patologia, però comunque se ti crea disagio e succede spesso, magari va indagato Ok, qualcosa. sì. Ok. No, volevo, una domanda che ho sempre voluto fare a qualcuno che ci capiva, però non avevo mai avuto l'opportunità di farla. E quindi, perché ha visto quando non ti confronti a volte anche perché hai paura di dire magari sono sbagliato io, no? Perché magari a me succedeva nella prima relazione che ho avuto dai 16 ai 18 anni, che finiva il rapporto, levava le coccole e io dicevo, cioè, che cazzo vuoi? Nel senso, non mi rompere le palle. Cioè, però mi sentivo un po' in colpa, nel senso, cioè, ci sono due modi di, ho detto, cioè, qualcosa che non va in me. Poi però mi sono sbloccato perché ragionavo con un'altra persona e sì, vabbè, è normale, come è normale? Cioè, non è normale che una con le coccole, cioè, non la vuoi addosso, cioè levati. Avevi proprio il rifiuto? Sì, cioè, sì, quando era finito per 10 minuti, 5 minuti, 10 minuti dopo, no. Come ti sentivi in quel momento? Non so, è come se, ho finito con te, quindi cioè, non mi servi più, non so come dirti, però ora non succede perché ovviamente è successo in quel frangente di volte lì, però ora non capita più perché sono cambiato come persona. Mi hai detto 16-18 anni, magari Sì. c'era anche un'immaturità in quel Sì, senso. era la prima volta che, A cioè, livello relazionale, magari non so com'era la coppia, come ti ci sentivi, sì, eccetera, era però la ha prima un relazione, peso. il primo amore, le prime volte che si faceva, cioè nel senso la prima donna con cui facevo sesso, quindi Certo. cioè per me era nuovo, dicevo che cazzo, cioè, è un problema grosso. Posso fare in bagno un attimo? Certo. Ok. Cosa significa amare secondo te? Allora, amare è un comportamento, proprio come ci diceva Fromm. Amare è qualcosa che tu metti in atto, che fai ogni giorno, perché spesso si pensa che appena ci sentiamo meno innamorati, quindi appena finisce quel primo periodo dell'innamoramento in cui appunto siamo tutti con le farfalle nello stomaco, super eccitati, allora non amiamo più l'altra persona. Però è proprio lì che inizia l'amore maturo, in cui tu inizi a vedere anche i difetti dell'altro e invece di distaccarti decidi di restare nonostante quei difetti e quelle cose che non sono perfette. Quindi l'amore è questo, amare è accettare anche quei difetti e scegliere di starci. Sì, direi che hai ragione. Mi hai fatto proprio un'altra cosa, quindi hai fatto bene a riprendere la risposta, bravo. Grazie.